Simeone prima. Un nuovo episodio di Storie di Serie A. L'ospite di oggi è Giovanni Simeone. Quando chiudi gli occhi adesso in questi giorni prima di andare a dormire e pensi a un momento che ti è rimasto uno proprio, a quale ripensi? All'emozione che ho vissuto quando sono arrivato a Napoli. La gioia che avevo, la felicità di indossare anche la tuta e rappresentanza del Napoli. È stato uno dei momenti più emotivi per me perché lo volevo a tutti i costi di andare a Napoli. Mi ricordo che non avevo nemmeno indossato la maglietta, avevo la tuta. Mi fece una foto mia moglie perché le ho detto: questa foto è bellissima, guarda che colore, che bello. Ho visto che avete fatto un bel video insieme a Giulia per ringraziare e salutare non solo la squadra ma un po' tutta la città di Napoli. E non so se ti senti poi di aver elaborato altro in questi mesi di assenza da lì rispetto al popolo napoletano, cioè se ti senti di dire anche qualcos'altro a loro. Il giorno che stavo già andando via a Torino, mi sono messo in treno e ho pensato che posso fare, come faccio a dire a scrivere un messaggio, a dire addio al Napoli. Non l'ho mai sentito come un addio, però scrivere un messaggio alla gente, alla città. Il treno durava 5 ore, penso che avrò pianto 4 ore e mezza. Hai pianto 4 ore? 4 ore e mezza a piangere. Mi sono messo da solo in un angolo, non riuscivo a scrivere, impossibile. E ho cercato di provare a scrivere, ma non ci riuscivo. Infatti dopo la sera, quando sono stato più tranquillo, ho provato a scrivere il messaggio che ho scritto. Ci sono tante cose che uno può dire, sentire, però credo che a volte non ci sono parole, ci sono solo dei momenti che uno sa che ha vissuto. E a me mi è rimasto dentro di me e sono sicuro che alla gente del Napoli le è rimasto anche a loro. Però sì, è vero che quella cosa l'ho scritta, che a Napoli piangi 2 volte veramente. La cosa più difficile è che continui a piangere perché veramente quando te ne vai è dura. Ma questa commozione secondo te è più per l'amore che hai ricevuto, l'aver sentito il tanto affetto che hai ricevuto da quell'ambiente, o il fatto che poi ti verrà a mancare? Tutte e due. L'amore che io ho avuto per Napoli Club e per i tifosi sono aumentati sempre con il tempo, perché prima di arrivare a Napoli avevo altre cose, ma da subito volevo andare a Napoli, da subito. E quello già per me era una dimostrazione che volevo stare con loro, perché lo sentivo dentro di me che dovevo andare a Napoli. E da lì è cresciuto questo feeling tra il club, tra i tifosi, tra la città e me. Io ho degli amici lì che continuo a parlarli, ogni tanto faccio videochiamate perché mi manca anche sentire la gente napoletana. L'accento? Sì, mi manca tantissimo. La gente, ogni tanto le dico: chiamiamoci che ho voglia di sentirti perché mi piace molto il suo modo di essere, perché in un certo punto mi sento anche come loro. Sono argentino, italiano, Napoli si respira quello. Argentina, Maradona, Italia, e penso di sentirmi come loro. E invece di giocatori, chi è quello con cui continui a sentirti quotidianamente? Magari non gioca più neanche nel Napoli,
No, no, un po' tutti. Con Jack, Raspadori, mi sento, con Amir, Rachmani, con Elmas, no, con tutti, con tutti. L'altro giorno anche ho sentito i magazzinieri, gli ho chiesto qual era il caffè che prendevano loro, così lo portavo qua a Torino. Ah, hai chiesto così Sì, sul sì, caffè? sì, sì. Te lo Sì. sei fatto portare? Certo, certo, certo. Ho preso il caffè, l'ho portato qui a Torino, così almeno mi sento un po' ancora in quella routine di Napoli, prendere il caffè e sentirmi bene. Però sento quasi tutti. È stato molto naturale, no, il passaggio dal Napoli al Torino, cioè chiudere il capitolo con il Napoli dopo la passata stagione. Ti senti qualcosa di incompiuto o ti senti di aver dato tutto anche rispetto a come è finita l'esperienza a Napoli? No, io ho dato tutto quello che avevo l'ho dato. Penso che quando un calciatore a 26-27 anni decide di andare a una squadra grande sapendo che aveva un calciatore come Osimhen davanti e ti dico tanti ex compagni mi dicevano come fai ad andare a Napoli, vieni di fare 18 gol in Serie A, poi a un posto dove sicuramente magari non giocherai, ma io ho deciso di andare a Napoli perché lo volevo. Tante volte sicuramente uno pensa magari avrei voluto più minuti, ma abbiamo vinto 2 scudetti e io sono stato parte. È andata così e sono stato felicissimo. Nel venire a Torino, nel prendere la decisione di venire a Torino, dimmi se ti sei confrontato con uno di questi 4, mi vengono in mente. Buongiorno, Elmas, ti metto anche Antonio Conte perché ci vive qua di fatto, Sì, sì. e Ivan Juric, che è stato il tuo primo allenatore Sì, in Europa, sì, sì, sì. e che qui ha fatto cose molto importanti. Hai Sì. sentito qualcuno di questi per No, confrontarti sulla scelta? con Ale Buongiorno, anche con Vania, che quando è arrivato, perché nel momento che che è arrivato a Napoli, un paio di giorni sono stato con lui, ho parlato, ho sentito lui, anche con il mister. Penso che di tutti i ragazzi che mi hanno dato il suo pensiero, alla fine sapevo che dovevo prendere una decisione. È stata difficile anche prendere la decisione perché lasciare Napoli non è facile, non è facile. Però ho capito che era il momento, dopo lo scudetto, se l'ho detto anche a mia moglie. Dopo averla vinta abbiamo detto credo che è il momento di cambiare. Anche se non lo sentivo tanto, ma c'era qualcosa nell'aria che mi stava dicendo devi prenderti il coraggio di sapere che è il momento di andare. L'ho fatto. E siccome tu sei una persona super curiosa, qual è la prima curiosità che ti è venuta in mente di sviluppare quando sei venuto qui? Che ancora non ci sono andato perché ovviamente mia moglie è incinta, è più difficile gestire quando lei è più stanca, però non vedo l'ora di andare al museo egizio e non vedo l'ora di andare. So che bisogna camminare tanto, infatti con mia moglie sto cercando di vedere il momento giusto per andare con lei. C'è una cosa che mi ha incuriosito molto quando sono arrivato, la prima cosa che mi hanno parlato è del Torino, del Grande Torino. E la settimana proprio dopo sono andato a Superga perché ero curioso, volevo vedere, a me piace molto quando arrivi a un club devi conoscere il club, devi sapere cosa rappresenta, cosa stai rappresentando. Quando mi hanno parlato di Superga, del Grande Torino, sono andato direttamente lì. Ho trovato un posto dove è stato tragico la situazione, ma c'è un'energia di pace, non so come spiegarlo, è un'energia bella. Di solito nei posti dove è stato
pesante come situazione, tutto quello che è successo, di solito è un ambiente un po' più negativo, pesante. Invece lì ti fa sentire bene, come che ti senti in compagnia. Magari è per il verde, magari è per la chiesa, non lo so, però è un bel posto. Ci sono andato dopo altre 3 volte perché ci faccio passeggiate, mi piace. Sì. Vado con il mio cane, con mia moglie e vado a fare sempre il solito giro. Vado sempre da destra, faccio il giro, scendo, vado, saluto e faccio il giro. Poi mi siedo un po' in banchina, prendo la pallina per il cane e la faccio correre un po'. È un bellissimo posto, mi fa sentire bene. E poi non lo so, ti dico, sicuramente è un posto difficile, ma a me mi trasmette pace. E come sta Giulia? Bene, sempre con queste cose, vabbè, donna incinta, di essere un po' a volte stanca, un po' nervosa, ci sono anche momenti dove chiaramente vuole riposare, a volte è più attiva, cose che succedono e sono contento di accompagnarla. Siamo in un momento molto bello. Lei sta entrando nel 7° mese e sono sempre più ansioso di scoprire cosa arriverà perché cambia, no? Tutti dicono cambia la vita, cambia la vita. Mi piacerebbe molto scoprirla. Tra l'altro, se vogliamo fare un parallelismo calcistico, concepita a Napoli e nasce a Torino, giusto così? Sì. Più o meno. Sì, Quindi sì. Concepita a Napoli, bravo. È la tua partita sabato in tutti i sensi, anche Sì. per chi arriverà. Ma sei già maschio o femmina? Maschio. Sì, ok. Sì, Quindi sì. continua la dinastia Simeone. Continua la dinastia Simeone. Sicuramente il primo regalo che le farò è un pallone e quindi mia moglie non è contenta, ma sarà sicuramente a giocare per tutta la casa, come ho fatto io da piccolo. E avrà ancora la lettera G, perché c'è Giuliano, Gianluca, Giovanni? No. No, sai già il nome, non lo vuoi dire? No, ancora non lo voglio dire, però non sarà con la lettera G. Ti fa più effetto papà o nonno Ciolo? Papà Ciolito prima o poi doveva arrivare. È strano sentire nonno Ciolo, infatti mio papà dice no, io sono il Ciolo, non sono il nonno. Non sarò mai il nonno. Io ho detto prima o poi, scusa, no, devi accettarlo. Infatti mi ha detto no, io sono il Ciolo, a me mi chiamate Ciolo. Cercheremo, ma sicuramente mio figlio non credo che lo chiamerà Ciolo, chiamerà nonno come normale sia. E tra l'altro sarà per diventare tra poco, perché c'è tuo fratello. Sì, mio fratello sta aspettando, siamo adesso, sta aspettando anche lui, il primo figlio. Quindi arriverà già allenato. Anche dai. maschio, anche lui, Anche quindi lui maschio. Quanti giocheremo calciatori? tutti calciatori, mio papà vuole solo calciatori. Arriverà ad avere la sua formazione poi più avanti. Magari sì, magari quando lui sarà nonno si metterà fuori del campo e ci metterà noi lì a gestire. Però il bello che mi è piaciuto molto di mio papà è che lui ha deciso di passare il suo compleanno a Napoli con me. E questo come figlio che comunque sono il figlio che meno vede, ha deciso di stare con me, questo lo apprezzo tantissimo e mi è piaciuto molto. E anche di vedere Torino-Modena, tra l'altro, di Coppa. È venuto pure a Torino-Modena, ha avuto un giorno libero. Gli ho detto sei sicuro che vuoi venire? Cioè, un giorno libero, come fai a venire in aereo, sei stanco dopo la partita? Che non era andata bene. No, infatti è vero. Infatti dopo la partita ho detto non so se viene, sarà arrabbiato sicuro, conoscendolo non credo. Infatti mi ha chiamato, mi ha sorpreso perché mi ha detto no, vengo uguale. Questo parla che mio papà comunque sta migliorando. Mi fa ricordare molto a Conte. Conte è così, perché Conte è così, quando si perde non puoi parlarle. Mio papà è uguale, non puoi parlare. Però mio papà sta migliorando su queste cose. E Conte lo apprezzo invece? molto. E Conte non lo conosco tantissimo per dirtelo, però quando si arrabbia il mister, no, è meglio non stargli vicino. Qual è la scena che ti è rimasta di più di Conte?
il momento dell'anno scorso? No, sono tantissime. Una delle cose che più mi ricordo è che ho detto no, lui è impazzito. Stavamo facendo un allenamento e è venuto la granita, si dice, no? La pioggia con la grandine. La grandine, è venuta la grandine, ma piccole, no? E ho detto vabbè, continuiamo a allenarci, non succede niente perché comunque si poteva allenare. Ha iniziato per palle gigantesche. Ho detto no, faceva male la testa. Lui ha continuato. Noi stavamo tutti così e lui ha detto che fate? No, continuate, non so che. E ho detto no, lui è impazzito. Eravamo tutti lì fermi come dei soldati a fare l'allenamento mentre cadeva delle rocce gigantesche e lui continuava a allenare come fosse normale. E ti giuro, eravamo tutti a guardare, c'erano i fisioterapisti, i dottori, tutti che si stavano prendendo la testa, anche noi Poi il campo è diventato tutto bianco, perché c'erano delle rocce gigantesche, il pallone, quando passavi il pallone, si muoveva il pallone perché non riusciva, perché c'erano le rocce bianche così, no, pazzesco. Ti giuro, quando ho visto quella scena ho detto no, è un pazzo. Ma tra l'altro adesso, prima hai parlato di Raspadori, sta allenando Jack. Lo stai sentendo da questo punto di vista? Sì, Vi state confrontando? Sì, l'ho sentito un paio di settimane fa, anche prima del suo gol, e gli ho chiesto come stava, come va la squadra, vabbè, come va, lo so come sta andando, ma volevo il suo parere, e come la città, come sta andando la città, se si sta sentendo comodo. E io non vedo l'ora di vederlo perché sono contento di vederlo lì, è un grande giocatore e sono sicurissimo che continuerà a fare bene. Ma dimmi una curiosità, svelaci se hai avuto un ruolo nel passaggio di Jack dal Napoli all'Atletico Madrid. Cioè se magari hai convinto tuo papà a fare in modo di prenderlo. No, sicuramente mio papà quando aveva già deciso, perché mio papà è così, mio papà quando decide una cosa puoi chiedere agli altri il suo parere, ma tanto lui ha già scelto. E mi ha chiesto su Jack, ho solo parlato quello che penso, quello che credo di lui. Penso che è un grandissimo ragazzo, super umile, a disposizione al 100%, può farti tanti ruoli, è sempre disponibile, è forte. Io l'ho detto, Dai, un po'. è forte, cioè quando è forte, quindi sicuramente, l'ho detto, sicuramente hai già deciso, ma tanto io te lo dico, per me è forte. Stai portando un po' tutta l'esperienza che hai accumulato in questi anni a Napoli, qui a Torino? Sicuramente quello che più ho imparato è mentalità positiva, al 100%, su qualsiasi cosa, sul vedere oltre le cose. Tutto questo che ho imparato durante questi anni lo sto cercando di far vedere qui a Torino. E c'è bisogno perché ci sono tanti giovani che sono molto bravi e hanno bisogno di trasmettergli questa mentalità, questa cosa di andare avanti, di non mollare, perché nella sofferenza si migliora, nelle difficoltà, nei momenti dove uno pensa che non ce la fa, e lì è il momento dove uno deve cercare di andare oltre, e tante volte chi non vede quella linea dell'oltre diventa difficile. C'è un ragazzo in particolare, Ilkan, per me Ilkan è un bravissimo calciatore, c'ha tanta qualità e io ogni tanto lo prendo, parlo con lui, gli dico che deve stare tranquillo, che si deve allenare bene, perché tante volte quando uno vede che non gioca tanto, o vede che non è nei 11 titolari, si abbatte o pensa che non ce la fa, e invece deve continuare a allenarsi, e non solo per stare dentro degli 11, ma per lui stesso, perché alla fine tutto ritorna. E rivedo molto in queste parole anche quelle che ha detto Baroni dopo la partita con la Lazio, in generale in questo momento del Torino. Secondo me siete molto allineati come pensiero, tu e il mister, sei d'accordo? Come filosofia di intendere il calcio? Sì, il mister ha una filosofia che
che apprezzo molto. La sua cattiveria di andare avanti, la sua cattiveria di essere aggressivi nei duelli, la sua forma di allenare. Io vedo tanto in lui, nella parte del trasmettere. È una persona che trasmette, una persona che quando parla si fa sentire. A me mi piace molto le persone che vanno, no? Che vanno sempre incontro alle difficoltà, che vanno sempre a affrontare i momenti. Ti dico, io con lui vado in guerra. A me persone così mi trasmettono questo, vado in guerra. Ovunque lui mi dice, vado. Tu sai che per un tifoso del Torino sentire queste parole per lo spirito Granata è ossigeno, è tutto quello che vogliono e hanno cercato in questi anni. Questo è una delle cose che mi ha fatto scegliere Torino, questa personalità, questa cosa che ha il Torino, che mi sento molto in sintonia con il Toro, quella fame, quella di andare in guerra, andare a lottare, di dare tutto. Penso che è una delle cose che mi ha fatto sentire che dovevo venire qua. Da ottimista, che stagione vedi del Torino? Non lo so. Io penso che il Torino ha tanto da migliorare, c'ha dei ragazzi che sono molto bravi, che hanno bisogno di tempo, di spazio, di opportunità, che alcuni ce l'hanno, ce le stanno avendo già. Penso che la squadra è nuova, con un allenatore che è arrivato anche nuovo. Ci sono tante cose che si stanno cambiando, sicuramente il tempo ci dirà dove vogliamo arrivare, ma sono convinto che questa squadra è forte, perché andare a vincere all'Olimpico contro la Roma, pareggiare contro la Lazio, fare risultati, sono risultati importanti e questo non lo fa qualsiasi squadra. Ripercorrendo un po' fin qui la tua storia di Serie A in Italia, ti senti contento del bilancio di Giovanni Simeone, insomma, che ha dato per l'Italia? Sì. Posso ancora dare di più? Sì, vado sempre avanti, non mi fermo a pensare quanto ho dato, perché se ci penso, fare 300 presenze in Serie A, sono tante cose, i gol, le scudetti, insomma tutto questo lo penserò quando finirò il calcio. Adesso c'è tanto ancora da dare. Presto. Sì. Allora, io vorrei chiederti di fare praticamente la tua playlist Ce l'ho. per andare allo stadio in pullman. Ok. Ok, la facciamo insieme. Mi dici i titoli? Aspetta, c'ho il telefono, c'ho tutta una playlist. Perfetto. Che è tutto di questo. Perfetto, facciamo quello. Vai. Dov'è il mio telefono? Qua? Sì. Dipende il mood della partita. Quando mi devo concentrare di più e so che è una partita tosta, sabato, vado più sulla ispirazione. La mia playlist si chiama Ispirazione. Ah, ok, fammi vedere. Ispirazione. Hans Zimmer, Ok. sono pazzo di Hans Zimmer, mi piace tantissimo. Poi ci sono tutte tipo, guarda, ti faccio sentire. Puoi anche farne sentire una. Ti faccio sentire una? Tipo, poi il gladiatore, bravo. Questa è sempre Hans Zimmer. Questa è il Codice da Vinci. Ah. E te la senti? Perché di solito sono dei brani lunghissimi. Te li Sì, senti? sono lunghi. Però non è che vado a sentirli. La sento come sottofondo e mi immagino una giocata, mi immagino andare su un duello, qualcosa che vinco. Non so, inizio a pensare che sto entrando al campo, inizio a vedere, a sentire quella grinta, no? Come quel fuoco, inizio a guardarmi intorno, a sentirmi più forte, a dirmi a me stesso oggi devi dare tutto. Penso a una giocata, magari a un passaggio che va uno in porta
o magari mi sento uno scontro, un duello vinto. Poi ogni tanto se mi viene in mente, se lo vedo, un gol, sempre mi piace il tiro a giro secondo palo. E trae ispirazioni da queste canzoni? Sì, ti faccio sentire un'altra. L'ultimo Moicano, Ah, questa, Avatar, Inception, Time, un po' sapevo più... io. Sì. Poi Il Re Leone, Perché il Re Leone non lo so, ti calma? a me piace, mi piace, non so perché, mi piace, mi fa sentire... Poi c'ho Terra degli Uomini, per Davide Astori, Ah, perché penso a lui e mi ispira, mi fa ricordare al momento di difficoltà, Davide Astori. E guarda, se mi chiami, c'ho un brano bellissimo. davvero? Aspetta. Chiamiamo Giovanni Simeone. Mia moglie mi dice, ma che ci fai con questa canzone? E questa non può mancare. E questa non può mancare. Grazie. Sì. Vabbè. Grazie davvero. Prego, prego. Sì, sì.